Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del pesci o ascendente pesci o luna o Venere in pesci. Andiamo a vedere quali sono le energie dei prossimi giorni, quindi è un video sempre valido dal momento in cui lo guardi e vediamo cosa accade nei prossimi 5-6 giorni. Vi raccomando sempre di guardare il vostro segno zodiacale ascendente che è uscito per il mese corrente, laddove spieghiamo bene la missione dell'anima in questo mese e i rituali della buona riuscita affinché tu possa realizzare i tuoi più grandi obiettivi. Allora, partiamo dalla fase oracolare. Pesci, quali sono le energie di questi giorni? Vediamo dove mette di più l'attenzione la tua anima, quali sono le immagini che ti proietterai in questi giorni affinché tu possa realizzarti quotidianamente. Pesci. Mettiamo 1, poi mettiamo 2, poi mettiamo 3. Allora, partiamo, vediamo, pesci. E no, non è il caso di continuare, lascia andare con serenità. C'è qualcosa su cui magari ti sta incaponendo mentalmente, o stai trovando ostacoli su alcune questioni, ti dicono lascia andare, per il momento è no, cioè lascia andare, non ti devi incaponire con la mente, mi spiego? Poi andiamo a vedere di che cosa si tratta. C'è un aspetto qua, qualcosa, vediamo. Giano, arrivano comunicazioni in questi giorni, vedo movimenti, Giano sono comunicazioni e movimenti. Cos'altro? La ladra di sogni, rifiuto della vocazione. Ok, ho capito. Allora, ragazze mie e ragazzi, in questi giorni è come se la mente ti porta a discostarti dai tuoi reali obiettivi, dal tuo ideale. Allora, noi abbiamo dei desideri dell'anima, che sono i veri ideali, i veri miti, e desideri della mente, che sono frutto di miti sociali. Quindi questi miti sociali ci fanno andare incontro per così dire, quello che ci dovrebbe piacere, come dovrebbe essere secondo dei condizionamenti morali. Invece i desideri dell'anima sono ben altro e fanno parte della tua natura selvaggia. Cosa succede in questi giorni? Che ci può essere una sorta di spartiacque tra desideri dell'anima e desideri della mente egoici. E quindi cosa succede? Cosa succede? Che quando abbiamo desideri della mente egoici si frantumano poi. E soprattutto in questo momento che siamo nel Kali Yuga non c'è più sostegno per una realtà illusoria. I desideri dell'anima hanno a che fare con la tua natura selvaggia, quello che il tuo cuore veramente desidera. E quando troviamo tanti ostacoli nella realizzazione di qualcosa, in questo caso con queste carte, è perché la tua anima ti sta dicendo non voglio che vai da quella parte, non c'è il tuo successo da quella parte, anche se la tua mente crede il contrario. Va bene? Rifiuto della vocazione. Cos'è la vocazione? La vocazione è il vero desiderio dell'anima. Allora, devi sapere che quando noi combattiamo per raggiungere un certo obiettivo, l'anima vuole che tu combatti perché la lotta è la dimensione dell'anima, la lotta contro le tue stesse resistenze. Quando perseguiamo un obiettivo, per esempio, voglio realizzare quella cosa, allora tu combatti strenuamente con tutte le tue forze, l'anima è felice perché combattendo con tutte le tue forze per realizzare quell'obiettivo, tu realizzi capacità, talenti e qualità che senza quell'obiettivo non avresti potuto realizzare. Cosa succede poi? Che all'anima non interessa se tu lo raggiungi o meno quell'obiettivo. E qua sta il bello. Ma gli interessa la lotta che tu metti contro le tue stesse resistenze per realizzarlo. E quindi, come disse Krishna ad Arjuna nella Bhagavad Gita, tu hai diritto all'azione, ma non ai frutti dell'azione. Quelli sono delegati al Supremo, cioè il Divino. Quindi tutti gli obiettivi intermedi che abbiamo, quelli che sono nella realtà duale, sono obiettivi funzionali a realizzare i nostri talenti, capacità, che poi l'anima li applicherà al suo ideale. Qual è l'ideale dell'anima? Come nel mito di Amore e Psiche, ritrovare amore. L'amore è la vincita, la libertà, la realizzazione piena. Quindi cosa succede in questi giorni? Che ci sono un po' di diatribe mentali su questo motivo.
Però adesso andiamo a vedere con i tarocchi, o queste le puoi già aver avute, sono video atemporali, puoi già aver avuto questa dimensione qui, questo che ti sto raccontando. Andiamo a vedere i tarocchi cosa ci raccontano, i nostri tarocconi di Fabrizio Spadini e Laura Tuan, bellissimi questi tarocchi, un po' grandi però enormi, però bellissimi. Pesci, allora vediamo. Cavaliere di spade, vedi c'è una dimensione di lotta, che stai lottando contro qualcosa. Abbiamo 2 di coppe e abbiamo un 6 di spade. Qua vedo tensione in un rapporto amoroso oppure tensione all'interno di una cooperazione, collaborazione con qualcuno, anche una società con qualcuno. Il 6 di spade mi parla di sia uscire fuori da queste tensioni, sia che c'è stato un allontanamento da una situazione relazionale, può essere amorosa, può essere di compagni, di lavoro, vedi tu un po' dove ti risuona, vedo tensione in questa situazione. Per il 6 di spade mi parla di una uscita fuori dalle difficoltà rispetto a questa situazione, magari ti sei incaponita o incaponito rispetto a questa relazione di qualsiasi natura sia, e il lasciare andare la resistenza rispetto a questa situazione porterà i suoi frutti, mi dicono. Qua abbiamo un cavaliere di coppe, cosa viene dopo il 6 di spade? Sì, 5 di denari. Qua lasci andare una situazione che ti dà carenza. Una situazione che ti dà carenza. Ancora cosa viene dopo il 6 di spade? Il re di spade. Qua lasci andare una situazione che ti dà carenza. Vedo una situazione di tensione con una persona a livello relazionale. È come se qua c'è un allontanamento con questa persona. Questa situazione di tensione può generare in te o può aver già generato un sopravvento della mente, incaponirsi per qualche cosa, vedere nell'altro la responsabilità delle proprie disgrazie, ma non è così, lo insegniamo sempre sul canale, no? Lo dico soprattutto per le ragazze nuove e i ragazzi nuovi. Quindi qua io vedo che c'è un allontanamento da una situazione di tensione con qualcuno. Andiamo a vedere i tarocchi cosa ci raccontano nelle specifiche. Mettiamo questi altri tarocchi sul cavaliere di spade. Cavaliere di spade. Il giudizio. Mi parla di darsi conto di qualcosa, prendere una decisione qua. Due di coppe. La temperanza. Vedo che c'è, torna equilibrio qua. 6 di spade, 5 denari, re di spade. 6 di spade, sì. Il re di denari. 3 di bastoni. Che energia hai re di denari nei tuoi confronti? 9 di coppe. Stiamo avendo a che fare con una persona molto interessata ai raggiungimenti personali, al proprio successo personale. Stiamo avendo a che fare con, ti sei data conto, ti darai conto di una persona che è molto interessata ai propri desideri personali, al raggiungimento di obiettivi specifici nella sua vita. E quindi cercherai, non so, qua con la temperanza e 2 di coppe mi dicono che si cercherà di trovare un equilibrio con questa persona. Mi può parlare anche di situazioni lavorative, vedi una persona che non ti dà tanto e si cercherà un equilibrio con questa persona. Si cercherà ci sono comunicazioni in virtù del fatto che questa persona può volere un equilibrio con te, sia sul piano pratico e lavorativo, anche nel piano amoroso. Vedo che se sul piano amoroso ti accorgi che questa persona può avere un interesse spropositato verso i propri interessi, quindi dando meno spazio alla relazione con l'altro. Se parliamo di relazioni interpersonali, di società, di rapporti a due, è come se questa persona non ti dà tanto.
ti sei data conto di questo, ti dai conto di questo, e quindi c'è una comunicazione per mettere in equilibrio certe questioni qua. Vediamo un po'. Ancora? Sì, 9 di bastoni, vedo tensione qua, ancora? 6 di denari. Guarda, ti dico una cosa, laddove c'era una persona che non ti dava il giusto, sia, ripeto, nell'ambito, è una stesa generale non specifica sull'amore, e quindi se una persona non ti dava il giusto, io vedo che tu ti prenderai il giusto. Cioè il 6 denari mi parla di equilibrio che viene raggiunto tra te e un'altra persona, o tra te, o tu te ne vai da una connessione, va bene, con perseveranza, con forza, ti dai conto che però te ne vai in modo pacifico, mi spiego? Questo è il senso. Oppure l'altra persona vi accordate per questioni di equilibrio, quindi c'è un accordo, comunicazioni di accordo per questioni di equilibrio, laddove tu puoi raggiungere il tuo benessere, quello che chiedi e quello che desideri. Ok? Sì. Fammi vedere questa energia positiva per te nei prossimi giorni. Cavaliere di coppe, sì. Io vedo energia positiva, qua mi parlano di un invito amoroso, un invito mi parlano. Mi parlano di un invito amoroso, di uno spostamento verso di te, o di qualcosa che ti motiva a livello emozionale. Al tuo positivo questo Cavaliere di Coppe mi parla proprio di questo invito, di questo invito, di questo darsi, di questo comunicare da una situazione di blocco, l'otto di spade. Che energia ha il Cavaliere di Coppe nei tuoi confronti? La forza. Credo che sia una persona che voglia recuperare con te. Sforzo e impegno da una situazione dove c'è stata carenza, una situazione di una persona un po' più fredda che non ha dato il giusto equilibrio. Sì. Ok, mi puntano l'attenzione sull'aspetto emozionale. Vediamo un po' sull'amore, cosa ci raccontano con queste nello specifico. Amore per te nei prossimi giorni. Pesci. Sì, amore passionale. C'è molta passione tra te e una persona, c'è questa passione. Vediamo cosa mi raccontano queste altre sull'amore. Cosa succede nell'amore per te in questi giorni con questo amore passionale? 4 di denari. Cavaliere di coppe di nuovo, vedi cavaliere di coppe, cavaliere di coppe. C'è una persona che si apre. 8 di spade, c'è una persona che si apre, forse puoi essere un po' tu titubante, però io vedo che qua, cavaliere di coppe, qua vedo l'energia di qualcuno che si apre e qualcun altro che è un po' titubante. Puoi essere tu, può anche essere energia ribaltata, che c'è questo avanzamento ma è bloccato da timori e paure. L'imperatore. Cosa c'è dopo l'8 di spade? L'asso di denari, però poi dopo questa titubanza io vedo che ho chiesto cosa c'è dopo l'8 di spade, una situazione di tensione, di blocco mentale soprattutto, di chi magari tergiversa un po' nell'aprirsi. L'asso di denari, c'è un accordo. Asso di denari mi parla di un accordo, vedi due che si danno le mani, un accordo in concreto, perché i denari fanno parte della parte più concreta, no, della vita. Non solo l'asso di coppe, che è il rinnovo di una relazione o l'amore che sboccia o poteri psichici, l'asso di coppe, che rimangono sulla parte più emozionale, invece l'asso di denari è concretezza. Sì, è questo accordo qui. Vediamo un po' con i miei potenti oracoli, lui-lei, qual è l'energia profonda di questa persona. E per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Allora, vediamo. L'aspetto profondo di questo cavaliere di coppe, di questa persona. Ho sempre voluto te, lo capisci? Magari hai pensato che questa persona non volesse te.
ho sempre voluto te, lo capisci? Quindi c'è una persona che parla in questi termini, cos'altro? Sei bella da togliere il fiato, addirittura. Sì, c'è una persona che magari è stata presa dalle sue paure rispetto a te. Sì, questo vedo, ho sempre voluto te, lo capisci, sei bella da togliere il fiato. E qua mi parla di una persona che ti vede come, no? Il benchmark, mi viene da dire, eh, come tutto. Cos'altro? Non sono stato onesto, quindi qua ti dirà la verità. Qua vediamo una persona chiusa, un po' più fredda, ritirata in se stessa, ti dirà la verità, che ha sempre voluto te, sei bella da togliere il fiato. Supererà le sue paure e ti darà questo tipo di opportunità. Va bene? Quindi ragazze mie, le carte vertono su questo, fatto sta che da momento di ci sono comunicazioni e sblocchi rispetto a situazioni un po' tese, rifiuto della vocazione, quindi è come se non si va in contatto con la propria anima, però vedo che qua in entrambi i casi ci si riunisce all'aspetto più profondo della propria anima e ci si dà, ok? Ok, ragazzi miei ragazzi, queste sono le energie dei prossimi giorni per te. Io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.